Nel 53 a.C. Cesare chiese una legione a Pompeo, che acconsentì ed arruolò 9 leve fino a portare il numero di legioni nel suo comando a 10. La Gallia era infatti in fermento. I parenti di Induzio Maro si erano alleati coi Germani di Oltrereno, con gli Atuatuci, i Nervi e gli Eburoni di Ambiorige, mentre ad occidente i Senoni ed i Carnuti disertavano le assemblee dei Galli. Cesare dapprima con 4 legioni devastò il territorio dei Nervi, che si sottomisero al proconsole, poi mosse contro Senoni e Carnuti, che si sottomisero anch'essi prontamente. Ora occorreva affrontare i popoli ribelli dell'est della Gallia. Cesare lasciò 3 legioni nel campo di Tito Labieno con i Bagagli e marciò con 5 verso il paese dei Menapi. I Menapi rifiutarono lo scontro in campo aperto coi legionari e il loro territorio fu messo a ferro e fuoco finché essi non chiesero la pace. Nello stesso momento Labieno marciava con 25 corti verso i Treveri, che stavano aspettando rinforzi dai Germani. Raggiunto il fiume Semois, sui 2 lati opposti dello stesso i 2 eserciti si fronteggiarono. Labieno voleva lo scontro prima che arrivassero i Germani e finse una ritirata. I Galli, volendo sfruttare la possibilità di una facile vittoria, avanzarono attraversando il fiume. Labieno allora prontamente ordinò alle legioni di voltarsi ed attaccare i nemici che, trovandosi in terreno sfavorevole con alle spalle il fiume, furono travolti e sbaragliati. Cesare, venuto a conoscenza del successo di Labieno, decise di riattraversare il Reno vicino al luogo dove aveva attraversato il fiume l'anno precedente. Gli alleati Ubi indicarono i Suebi come popolo che aveva inviato rinforzi agli Eburoni. Essi però si erano ritirati all'interno della Germania per sfuggire alla repressione romana. Cesare ritornò quindi in Gallia. A questo punto Cesare rivolse la sua attenzione contro gli Eburoni. Questo popolo si era rifugiato tra fitte foreste e paludi pensando di sfuggire alla vendetta romana. Cesare decise allora di non sacrificare i suoi legionari su di un terreno sfavorevole ed assoldò mercenari galli e germani per cercare e devastare qualunque insediamento eburone e sterminarne la popolazione. In seguito alle devastazioni, Ambiorige fuggì e il popolo eburone sparì dalla storia. Il 53 a.C. si concluse con Cesare che indisse un'assemblea per indagare sulla sollevazione dei Carnuti e Senoni. A seguito delle indagini fu decapitato il capo ribelle Accone e Cesare collocò 2 legioni al confine coi Treveri, 2 nel paese dei Lingoni e le 6 restanti nel paese dei Senoni per poi fare il ritorno in Italia.